Vediamo la coniugazione di 10 verbi irregolari in italiano che devi assolutamente conoscere. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi vedremo la coniugazione di 10 verbi irregolari molto frequenti in italiano che devi assolutamente conoscere. Ti voglio ricordare però che ho già fatto un altro video in passato in cui parlo di altri 10 verbi irregolari. Se vuoi, alla fine di questo video puoi guardare anche quell'altro. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Ovviamente per ogni verbo che studiamo oggi ti farò anche alcuni esempi, così sarà più facile imparare questi verbi in contesto. Prima di iniziare però, come sempre, ti chiedo un piccolo favore. Se i miei contenuti ti piacciono e ti aiutano a migliorare in italiano, puoi lasciare un bel mi piace per supportare il mio lavoro e anche iscriverti al canale, così che non perderai tutti i contenuti futuri. Benissimo, iniziamo subito con i verbi di oggi e voglio cominciare da due verbi molto importanti nella lingua italiana, il verbo essere e il verbo avere. Iniziamo dal verbo essere e vediamo la sua coniugazione nel presente. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Il verbo essere è uno dei verbi più usati in italiano e si può usare sia da solo che come ausiliare per formare i tempi composti, come per esempio il passato prossimo. Se vuoi imparare di più sul passato prossimo e sulla scelta tra essere o avere, ti consiglio un video più avanzato che ho fatto un po' di tempo fa qui sul canale. Puoi trovare il link sempre qui sotto in descrizione. Vediamo alcuni esempi con questo verbo. Sono molto felice oggi. Sei ancora a casa? Ricorda che il participio passato del verbo essere è stato e il verbo essere usa essere stesso come ausiliare. Devi anche ricordare che il passato prossimo del verbo essere e del verbo stare sono uguali. Coniughiamo anche il passato prossimo di questo verbo. Io sono stato o stata, tu sei stato o stata, lui è stato, lei è stata. Noi siamo stati o state, voi siete stati o state, loro sono stati o state. Vediamo alcuni esempi. Sono stato molto bene con voi, grazie per l'ospitalità. Oppure, ieri siamo state a Roma. Ora passiamo al verbo avere e vediamo la sua coniugazione al presente. Io ho, tu hai, lui, lei ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Il participio passato del verbo avere è regolare, avuto, e avere usa avere stesso come ausiliare. Vediamo alcuni esempi. Mia sorella ha molti vestiti. Oppure abbiamo poco tempo. Oppure hai avuto paura quando hai sentito la notizia? Benissimo, adesso passiamo al verbo sapere, che è completamente irregolare al presente. Io so, tu sai, lui, lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Il participio passato di questo verbo è regolare, saputo, e il verbo sapere usa avere come ausiliare. Vediamo alcuni esempi. Sai a che ora chiude il ristorante? Non lo so. Luisa sa suonare il pianoforte. Hai saputo la novità? Domani ci sarà un nuovo professore. Ricorda che il verbo sapere si usa per esprimere la conoscenza di un fatto oppure un'abilità. Se vuoi approfondire questo argomento e anche studiare la differenza tra i verbi sapere e conoscere, ti lascio un video che ho fatto sul mio canale un po' di tempo fa. Come sempre trovi il link qui sotto in descrizione. E ora passiamo al verbo tenere, che è un po' particolare. Vediamo la sua coniugazione al presente. Io tengo, tu tieni, lui, lei tiene. Noi teniamo, voi tenete, loro tengono. Quindi questo verbo aggiunge una G alla prima persona singolare, tengo, e alla terza persona plurale, tengono. E poi aggiunge una I nelle forme tu e lui, lei, tieni e tiene.
Le forme noi e voi sono regolari. Ci sono altri verbi che si coniugano esattamente nello stesso modo di tenere e questi sono appartenere, quindi appartengo, appartieni, eccetera, e ottenere, ottengo, ottieni, eccetera. Ricordare verbi simili che seguono la stessa coniugazione è un ottimo modo per imparare più facilmente i verbi irregolari. Il participio passato di tenere è regolare, tenuto, e questo verbo usa avere come ausiliare. Vediamo alcuni esempi. Devo andare in bagno. Puoi tenere i miei libri per un attimo? Oppure mia mamma tiene mia sorella in braccio. E ora passiamo al verbo rimanere. Vediamo la sua coniugazione. Io rimango, tu rimani, lui, lei rimane. Noi rimaniamo, voi rimanete, loro rimangono. Qui possiamo vedere che questo verbo è regolare per tutte le forme, tranne che per io e loro. Infatti, questo verbo aggiunge una G nelle forme io, rimango, e loro, rimangono. Il participio passato è rimasto e questo verbo usa essere come ausiliare. Vediamo alcuni esempi. Stasera rimango a casa, sono stanco. Non rimanere lì fermo. Siete rimasti alla festa fino alla fine? E ora passiamo al verbo bere, che è irregolare ma facile da ricordare. Io bevo, tu bevi, lui, lei beve. Noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Il participio passato è bevuto e questo verbo usa avere come ausiliare. Vediamo degli esempi. Io bevo principalmente il vino rosso. Hai bevuto tanto ieri sera? E ora passiamo al verbo scegliere, che è un po' particolare. Vediamo la sua coniugazione. Io scelgo, tu scegli, lui, lei sceglie. Noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono. In realtà questo verbo è regolare per tutte le forme, tranne che per la prima persona singolare, scelgo, e la terza persona plurale, scelgono. Qui quello che dobbiamo fare è invertire la G con la L, così avremo LG. Ecco perché il suono cambia. Scelgo, ma scegli. Vediamo alcuni esempi. I miei genitori scelgono sempre la cosa giusta. Oppure, hai scelto dove andare in vacanza a Natale? Ci sono anche qui alcuni verbi che si comportano esattamente come scegliere. Per esempio, togliere, tolgo, togli, eccetera. Raccogliere, raccolgo, raccogli, eccetera. E accogliere. Accolgo, accogli, eccetera. E ora passiamo al verbo spegnere. Il suo contrario, accendere, è regolare, però spegnere è irregolare. Vediamo la sua coniugazione. Io spengo, tu spegni, lui, lei spegne. Noi spegniamo, voi spegnete, loro spengono. Esattamente come per il verbo scegliere, anche con il verbo spegnere, soltanto la prima persona singolare, spengo, e la terza persona plurale, spengono, sono irregolari. Anche qui dobbiamo fare un'inversione e dobbiamo invertire la G con la N per formare NG, spengo. Ecco perché il suono è diverso da spegni. Il participio passato è spento e questo verbo usa avere come ausiliare. Vediamo alcuni esempi. Spegnete la radio, è tardi. Spengo il computer e arrivo. Hai spento le luci a casa? E ora vediamo la coniugazione del verbo salire. Io salgo, tu sali, lui, lei sale. Noi saliamo, voi salite, loro salgono. Per il verbo salire dobbiamo aggiungere una G alla prima persona singolare, salgo, e alla terza persona plurale, salgono. Il resto delle forme sono regolari. Il participio passato è salito, quindi è regolare, e questo verbo può usare sia essere che avere come ausiliare. Se vuoi, ho spiegato questo nel video su essere e avere che ti ho consigliato all'inizio del video. Ora vediamo alcuni esempi. Salgo le scale velocemente. Saliamo sulla terrazza per fare aperitivo. E ora finiamo con il verbo proporre. Vediamo la sua coniugazione. Io propongo,
tu proponi, lui, lei propone, noi proponiamo, voi proponete, loro propongono. Questo verbo è davvero molto irregolare, ma ci sono altri verbi che si coniugano esattamente come proporre. Per esempio, comporre, compongo, componi, eccetera, e opporre, oppongo, opponi, eccetera. Il participio passato è irregolare, proposto, e questo verbo usa avere come ausiliare. Vediamo alcuni esempi. Proponi qualcosa di bello da fare. Noi proponiamo sempre delle belle idee. La mia amica ha proposto un'attività interessante. Fantastico, spero che questo video ti abbia aiutato a imparare tanti nuovi verbi in italiano, ma ti ricordo anche che se ogni domenica vuoi ricevere una newsletter con tantissimi contenuti interessanti per imparare l'italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter della domenica cliccando sul link qui sotto in descrizione. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo e ti aiuterà tanto a trovare dei contenuti utili per migliorare in italiano. Noi con il video di oggi abbiamo finito. Ci sentiamo presto. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!